Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per la prima metà di agosto 2026 per l'amore. Abbiamo la carta della giustizia. Amici del Sagittario, può essere un momento di riequilibrio, un momento anche di ufficializzazioni per qualcuno, dove si mettono come delle nuove basi, delle nuove regole per una situazione o per una relazione. Di solito la carta della giustizia è anche una carta che parla di legge di compensazione, quindi tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Ed è anche una carta che parla di karma molte volte. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutti i servizi che propongo. C'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 4 di denari, un 7 di spade, 5 di spade, la morte, 2 di pentacoli, abbiamo la temperanza, un 5 di pentacoli e un 6 di pentacoli che è uno degli arcani minori della giustizia. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché appunto la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame che vi unisca e cercherò poi anche di incastrare i due movimenti energetici. Tenete presente che ho attivato la promozione per la lettura fast, la lettura veloce via WhatsApp, e con una neo abbonata ci siamo resi conto che YouTube sta facendo come delle promozioni e regala il primo mese di abbonamento. Quindi vi invito, perché la lettura fast è collegata all'abbonamento, vi invito ad andare a vedere prima il video che presenta questa nuova opzione e poi perlomeno intentare, magari riuscite a portarvi a casa la lettura gratis. Intentare forse spagnolo, perlomeno provare, ok? Va bene, andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Cavaliere di bastoni e re di spade. Io sento che qui potreste avere come un attaccamento ad una persona o potrebbe essere un atteggiamento. Può anche essere che qualcuno stia tentando di proteggersi. Andiamo a vedere 7 di spade. Cavaliere di pentacoli, fante di bastoni e 7 di pentacoli. È come se tra queste due carte ci fossero due ritmi energetici completamente diversi. Qui abbiamo questo cavaliere di bastoni che va veloce verso quello che potrebbe essere il re di spade, potrebbe essere l'ideale, un ruolo magari anche per qualcuno. E qui vediamo come qualcuno che tira il freno a mano, però in realtà con questo 7 di spade non sento che sia quello che volete voi,
Cioè c'è un qualche cosa, non so, c'è come qualche cosa che state studiando, che state aspettando. Andiamo a vedere il 5 di spade. Cavaliere di coppe e regina di spade, re e regina di spade. Qui probabilmente c'è una certa confusione mentale nel prossimo periodo per quello che riguarda o una chiacchiera che voi vorreste, un'offerta, una proposta, c'è come qualche tipo di tema che secondo me non viene affrontato e che potrebbe creare come questa confusione mentale. Sento che la regina di spade potrebbe essere la controparte, quindi quella persona che andrete a conoscere. Devo dirvi che avete tante figure, eh? Quindi, e avete anche un 2 di pentacoli qui. Non vi nego che le persone che entrano, che conoscerete nel prossimo periodo, potrebbero essere diverse. Però è come se ce ne fosse una in particolare che vi crea confusione mentale. C'è il come un proporsi o andare avanti con molta lentezza, però è come se la cosa non fosse sincera. Andiamo a vedere questa morte perché qualche cosa qua si deve trasformare, deve cambiare. 9 di coppe e asso di spade. È come se qualcuno di voi dovesse cambiare il proprio modo o di godersi la vita, mi viene da dire, o di percepire la soddisfazione personale, emotiva. E con questo asso di spade sento che potrebbe effettivamente arrivare a quella chiarezza mentale togliendo. Allora, sinceramente vedendo questo 9 di coppe mi viene un po' da pensare alla pigrizia. È come se qualcuno di voi avesse bisogno di lasciare indietro certi atteggiamenti un po' pigri. E ce lo potrei rivedere anche qui, con questa lentezza. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Comunque vi dico che allora qua c'è un asso di spade e qui c'è un 7 di spade. Qualche cosa che diciamo nella prima settimana di agosto potrebbe essere omessa, qualche verità, qualche visione parziale potrebbe anche essere dalla realtà oppure proprio qualche bugia, ragazzi, vi dirò, potrebbe poi venire fuori tra la prima e la seconda settimana, diciamo intorno al fine settimana ehm, tra la prima e la seconda settimana di agosto. Allora, il 2 di pentacoli è spiegato dal mondo e da un 4 di pentacoli. Qui potrebbe esserci un tema per qualcuno con la distanza, con i viaggi, con qualche tipo di trasferimento, con qualche tipo di spostamento. Guardate, il 4 di pentacoli ce l'avete qui e ce l'avete qui. Io sento che si tratta come di definire bene, e secondo me è per quello che avete il re di spade, definire bene che tipo di relazione volete, che tipo di persona vedete al vostro fianco, perché qui comunque c'è la temperanza, si tratta di riportare in equilibrio qualche cosa. È una carta di forte armonia, tra l'altro. Andiamo a vederla. Sacerdotessa e 10 di pentacoli. Io sento che c'è come una guarigione a livello di... Mi viene da dire anche un po' completamento con il mondo, cioè che persona pensate sia giusta per voi, perché qui abbiamo la giustizia, per completarvi. Io credo che con questa temperanza e la sacerdotessa vivrete come un periodo dove ripristinerete
la vostra interezza. Diciamo che per chi avesse questa nuova conoscenza, tra la giustizia e il 10 di pentacoli, adesso dobbiamo ancora finire di vedere quelle carte, però ho come l'idea che possa nascere come un accordo, un contratto, un qualche tipo di compromesso. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 8 di coppe e torre. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 4 di coppe e 2 di bastoni. Allora, io credo che qui possano come cambiare certi equilibri. Sì, perché poi comunque finiamo di nuovo con un 6 di pentacoli, quindi è come se si creassero nuovi equilibri. E anche qui la temperanza. Cioè si passa da un 2 di pentacoli, che è una carta di forti alti e bassi, alla temperanza, che è proprio quella carta che, in un certo senso come la giustizia, riporta l'equilibrio tra le due coppe. E qui la giustizia, anche sia le coppe che i piatti della bilancia possono rappresentare il lato femminile e il lato maschile, ovvero la parte del cuore e la parte delle emozioni. Quindi è come rimettere in equilibrio quello che sento con quello che razionalmente fa per me. Io qui ragazzi ho come l'idea che si creeranno nuovi equilibri in questo periodo con questa persona. Mm. Allora, vi dico un attimo i segni zodiacali e abbiamo Scorpione, Sagittario, Acquario, Ariete, Vergine e Leone. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Quindi non importa il tipo di legame che avete con questa persona, andiamo solo a vedere il movimento energetico che ci sarà nel prossimo periodo. Ups. Allora, partiamo con la carta della forza, Cavaliere di spade, 8 di spade, Re di bastoni, sacerdotessa, 8 di coppe, 6 di spade. Sento che questa persona potrebbe a un certo punto prendere il coraggio di farsi avanti con questo cavaliere di spade. Andiamo a vedere la forza. Re di spade, ce l'avete entrambe. È come se ci fosse bisogno di definire delle regole tra di voi. Vediamo un po'. Ok. E cavaliere di spade che avete già qui. Pare che sì, ci siano come delle regole, ci siano come dei binari nei quali la persona potrebbe agire, però ho anche la sensazione che tende un po' a scappare. Andiamo a vedere
il cavaliere di spade, abbiamo imperatrice e re di bastoni, che c'è già qui. È come se questa persona volesse costruire, ma non fosse tanto disposta ad intervenire su certe cose. Come se non fosse probabilmente disposta in un primo momento a trovare questo punto di incontro che vedevamo qua con il 6 di pentacoli e il 10 di pentacoli. C'è un tema qui di cui non si parla, Andiamo a vedere l'8 di spade. Mondo. Anche questa persona al mondo ce l'avete anche voi. Mondo, 3 di coppe, 10 di coppe, regina di spade. Re e regina di spade. Allora, la sensazione è che questa persona pensi di essere una tra le tante per voi. Credo anche che sia una persona che stia cercando, può essere che voglia viaggiare con questo mondo e per quello che qui abbiamo come questo alto e basso. Potrebbe essere una persona distante da voi e quindi non vedere un potenziale nella relazione proprio a causa di questa distanza, però sento anche che questa persona ha come bisogno di divertirsi, sento, di stare bene, di essere felice. Credo che con questo 8 di coppe stia cercando il vostro 10 di pentacoli. Per voi probabilmente la cosa deve essere più pratica, più fisica se vogliamo, più concreta, mentre con il 10 di coppe per questa persona è un qualche cosa di più emotivo, quello che sta cercando probabilmente. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sacerdotessa nuovamente, e sono 3 le sacerdotesse che avete nella lettura, 10 di bastoni e morte. La morte è proprio sotto, qui ragazzi, quindi ce l'avete entrambe. C'è da cambiare qualche tipo di prospettiva, qualche tipo di aspettativa. Io credo che questa persona potrebbe cambiare l'idea che ha di voi ad un certo punto, o perché comunque abbiamo un 10 di bastoni che è la carta del lasciare indietro le responsabilità, le aspettative, i problemi, i pesi. Cioè c'è come bisogno di una sorta di rigenerazione, però ho anche l'idea che perché avvenga con queste due morti e l'asso di spade c'è come bisogno di tranciare qualcosa, di rivelare qualcosa. Ma secondo me siete voi che potreste non aver detto tutto, con questo 7 di spade. Poi fatemelo sapere nei commenti e comunque cercate di adattare la lettura alla vostra realtà perché siete tanti con tante realtà diverse. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Uff, eremita. Uff, e 7 di spade. Che barba. Io sento che questa persona ha bisogno di vederci chiaro. Possono essere le vostre bugie, questo 7 di spade, possono essere le bugie che si racconta l'altra persona, però fate attenzione perché in questo caso non sento che siano bugie per nuocervi o per nascondervi qualcosa. Io sento che questa persona ha come bisogno di vederci chiaro sulla sua profondità. Io credo che le bugie siano qualcosa di suo. Andiamo a vedere l'8 di coppe perché mi richiama un po' l'energia
dell'eremita, può essere che nella seconda settimana di agosto questa persona, vi dirò, potrebbe anche esserci un silenzio perché c'è come una sorta di ricerca interna da parte di questa persona. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Amanti e sole, ragazzi. C'è la voglia di costruire da parte di questa persona. Voi avete 15 di pentacoli, la persona ha gli amanti, voi avete la temperanza. C'è voglia di costruire qualche cosa di bello. Può essere che con questo sole al contrario ancora non si vede la luce in fondo al tunnel, ma ci si sta dirigendo verso, soprattutto per questa persona. Con questo 6 di spade sento che si sta allontanando come da vecchi problemi, da vecchie preoccupazioni, da vecchie forme pensiero, vecchi atteggiamenti. Andiamo a vederlo, il 6 di spade. 6 di spade e torre. Sta effettivamente questa persona. Guardate, avete tutte e due la torre. Allora, vi dirò che per qualcuno non vi nego che con queste due torri alla fine potrebbe anche essere la fine di qualcosa. C'è un 6 di spade qui, un 6 di spade qui per l'altra persona, un 8 di coppe per voi, l'8 di coppe l'altra persona ce l'ha qui. Quindi vi dico che per qualcuno potrebbe essere proprio la fine di qualcosa, la fine di un modo di pensare, la fine magari anche della relazione per qualcuno, perché qui avete anche la morte. Anche se io in realtà la sento più come un momento trasformativo e qui è come un mi cascano tutte le certezze per quello che questa persona ha questi due 6 di spade. È come se questo lavoro interno di questa persona le desse la possibilità di rendersi conto di quali idee ha mantenuto attive fino ad adesso e che effettivamente non servono, sono come barriere. Non lo so, ci sono come varie letture effettivamente. A me dà l'impressione che si crei un nuovo equilibrio, che come se sì, sento come se si lasciassero indietro certe aspettative e si iniziasse di più a viversi la persona piuttosto che la situazione, piuttosto che la relazione. Però, ripeto, siete tanti, fatemelo sapere. Energie del passato? No, non tante. No, in realtà no. Quindi non sento tanti ritorni, sinceramente, ragazzi. Mm. Va bene. Andiamo a vedere ancora una sibilla antica per concludere la lettura. Una è il guanto, che è il guanto di sfida, quindi potrebbero esserci battibecchi, lotte, controversie. Vi annunzia senz'altro una lite, un alterco, un duello. Può anche indicare una causa prossima giudiziaria. Mi è uscita già in un'altra lettura e anche nell'altra lettura c'era la giustizia. Quindi se per caso siete in qualche questione giudiziaria, io ho la sensazione che con questa giustizia si risolverà al meglio. Ok, e carta numero 5 magari vi serve. Chi più che far non suoi ti alletta e loda, prender ti cerca con inganno e froda. Quindi qui vi dice un po' che chi vi alliscia troppo il pelo è perché vuole qualche cosa da voi, vi vuole fregare e qui rivedo questi due sette di spade che girano nelle due letture. Ok, qui abbiamo il navigatore e mi richiama un po' le carte del mondo. Viaggio prossimo ed interessante per voi può anche significare arrivo o partenza di una persona a voi cara. E la frase dice: chi va di là dal mar muta aria assai, ma l'animo di rado oppur non mai. Per la serie mi posso allontanare tutto quello che voglio, ma il mio stato d'animo profondo resta lì. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete scrivermi via WhatsApp o abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti,
divise per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Però in quella parte ci sono anche altri temi, quindi la formazione è ben più vasta perché tratto anche metafisica, metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di alto e basso astrale, di sensi psichici, di traumi, di terzo occhio, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4, perché una è divisa in due, 3A e 3B. Vanno viste parallelamente. Detto questo, ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!